ragazzi, già avevo parlato di indici in altri video e uno molto interessante che adesso sarebbe da andare a prendere e rivedere è quello dove parlo dell'SUS 500 e insomma la situazione sta andando diciamo era possibile immaginare, ok? Però voglio partire dal Nasdaq, poi insomma voglio fare un quadro generale sulla situazione indici e insomma farci un'idea insieme. Allora, qui sono sul weekly, perfetto. Bene, sul weekly ovviamente questo è praticamente uno shuttle che è partito, non si è più fermato, adesso sembra che debba fare una sosta, ok? Come tra l'altro è successo anche qui marzo 2020 causa Covid, penso, non so quali siano le scusanti che adotteranno, ma insomma penso che sia sana una cosa del genere in questo caso, perché questo trend verticale non è sano per quanto mi riguarda e insomma ho sempre visto poi, come avrete visto anche tutti voi, dei bei ritracciamenti dopo queste belle cose, quindi magari poi il ritracciamento è anche sempre più impulsivo rispetto alla salita, ok? Quindi, qui ho tracciato una zona interessante sul weekly perché questo è il primo punto che può interessarmi, esatto. Non ricordo in quale video ho fatto notare questa cosa, ma insomma, avevo detto che il Nasdaq avrebbe potuto raggiungere magari i 14.000, ok? Ma secondo me anche i 13.000 a questo punto, ok? Quindi vorrei vedere il raggiungimento di questa zona qui per poi magari andare a cercare delle conferme rialzista con molta attenzione, ok? Poi non è neanche detto che la mia zona venga raggiunta, però io voglio che venga raggiunta questa zona qui, ok? Per ovviamente ricercare delle posizioni long, ok? Altrimenti adesso bisogna vedere come poter ricercare magari delle entry ribassiste, ok? Perché insomma qui ce n'è di strada da fare, visto che la mia view è questa qui. Ok, allora qui sono poi sul daily, tra l'altro qui vediamo un'altra bella pin bar come la vedevamo sul weekly, quindi questa è una zona molto carina da poi da tenere in considerazione, infatti io me la segno, mi segno tutta questa zona qui, c'è anche un imbalance qui, ok. Queste sono le zone che mi interessano per poi ricercare un long. Vediamo un attimo, tra l'altro io qua, non so, già ci metto un alert, è pur vero che sono sempre a grafico, quindi è difficile che io perda delle occasioni, a meno che è capitato, avevo da fare proprio in quel momento. Quindi, dal daily cosa vediamo? Allora, qui intanto c'è questo bel livello. Ah no, già l'ho segnato, ok. Qui c'è questo bel livello e qui c'è questa bella liquidità. Qui c'era il perno, quello che ho sempre detto e dichiarato il perno del Nasdaq, ok? Che non è stato violato, però bisognerà vedere la candela di oggi cosa farà. Cioè, nel senso, se abbiamo una bella candela ribassista e che chiude e rompe questo livello, allora mi conferma che dovrò cercare dei posizionamenti ribassisti, ok? Dove sto andando? Ogni tanto mi parte Magic Mouse qui. Ok, quindi quello che voglio dire è che nel caso in cui la candela rompe questo perno, io cosa andrò a fare? Ve lo faccio vedere, magari scendo su di time frame, che poi su H4 abbiamo avuto la rottura, ovviamente. Vedete? Vedete, questa candela rompe, già questa aveva chiuso al di sotto
e quindi abbiamo avuto una conferma H4. Quindi cosa possiamo aspettarci adesso dal Nasdaq? Beh, ovviamente dirlo con certezza è impossibile, però magari puoi fare, seguire ovviamente la tua strategia e sapere che tipo di probabilità hai. Quello che io penso che possa succedere, ovviamente oggi è venerdì, però magari questo può avvenire nel corso della prossima settimana, non lo so, a meno che c'è molta agitazione quest'oggi, essendo venerdì, non so. Però insomma, voglio vedere la presa di questa liquidità qui, dinamica, ok? E poi mi piacerebbe entrare magari short da queste parti. Ovviamente io e i ragazzi, membri del canale, sappiamo che dobbiamo entrare su conferma, ok? La mia conferma, il mio pattern su indici avviene a time frame ad un minuto, scusate. Perché comunque sia, essendo molto reattivi gli indici, è meno probabile che la tua conferma puoi trovarla su time frame più alti come il 15 minuti, ok? Quindi spesso se attendi conferme su time frame più alti è facile rimanere a piedi. È molto 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 più facile rimanere a piedi. Quindi questa è la mia idea. Qui quindi attenderò un pattern, bearish pattern on lower time frame, lo dico anche per gli stranieri che mi seguono, altrimenti non leggono i sottotitoli ed entrano ad minchiam. Non è per sottovalutare nessuno, ma semplicemente perché magari pensano che io stia dicendo questo e non è così. Quindi qual è poi il target che io andrò ad impostare? Vediamo, ce ne sono un po'. Ovviamente questo qui è proprio il target dei sogni. Però intanto uno è questo qui, 14,4. Tanto ve lo segno così. TP1. Ovviamente poi bisognerà vedere qui cosa lascia nel mezzo, magari prendere dei parziali, ok? Quindi questa è la mia idea sul Nasdaq. Beh, ovviamente non è neanche detto che si realizzi, che vada a prendere questa liquidità, che raggiunga questa zona, ci crei il pattern e scenda, perché insomma... Però questo è quello che io voglio tradare, ok? Se si crea qualcosa di diverso e quest'altra cosa di diversa sarà interessante quanto questa, allora la valuterò. Altrimenti, nel caso in cui vedo solo scendere, non mi resta che attendere. Volevo farvi vedere l'S&P. Ok, l'S&P avevo detto che questo era il suo perno. Tra l'altro ci ho scritto anche un articolo per investing e praticamente questo perno qui sì, ha avuto una reazione, ma prima è stata bucata la zona. Questa zona qui però ha dato comunque, dopo aver bucato il livello comunque degli ingressi, questo era il livello che avevo detto come possibile take profit e zona dove il prezzo verrà rigettato. Ovviamente non ho detto questo nel mio articolo, ma nel video in cui parlo di S&P, che potete andare a vedere, ve lo allego alla fine. Quindi questa è una bella zona di supply, vedete l'order block, la zona viene raggiunta e prezzo che viene rigettato. Ok, qui già avevamo sul daily una sorta di cambio strutturale un po' blando, un po' stupidino, però insomma ha funzionato. Adesso sta venendo giù e questa è la zona che mi interessa a me per l'S&P, così come mi interessa per il Nasdaq, più o meno le distanze sono quelle lì. E quindi questo è il livello che io voglio vedere raggiunto. E cos'altro volevo dirvi? Nulla, volevo solo farvi vedere la mia idea, la mia operatività sul Nasdaq, quello che potrebbe succedere. Se questi video vi sono d'aiuto, se vi sono utili in qualche modo, vi prego di lasciare un like, farmelo capire in questo modo. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, vi lascio adesso qui a destra, a sinistra, non lo so, il video che fa riferimento all'S&P di cui vi parlavo un po' di tempo fa e andatevelo a vedere. Quindi nulla, namaste.